Bentornati e benvenuti qui ragazzi sul mio canale YouTube che come sempre prima di iniziare questo gameplay della mappa Eutrilia di Edomod vi vado a ricordare che in descrizione potete acquistare questo ma non solo questo, tantissimi altri giochi e videogiochi scontati. In descrizione ovviamente trovate i miei vari canali social e quant'altro. Allora ragazzi, ovviamente ben arrivati a tutti, un saluto generale anche ai moderatori e quant'altro. Allora, stavo facendo un po' di prove off camera, infatti stavo cercando di capire due cose, ovvero la prima che vedo che c'è una stalla delle mucche anche qui e vedo che c'è anche una stalla delle mucche anche qua, quindi ci sono due stalle delle mucche, presumo, solo che una ha meno cose rispetto di quell'altra, no? Presumo perché qui hanno due cose diverse, perché vedete che infatti ci sono altre mucche, quindi proverei a comprare anche queste, così facciamo un breve tipo tutorial, così ne compro sempre 5 per 5 ragazzi, perché sennò non ci sto dietro, ovviamente. Ok. Mo compriamo anche queste, facciamo sempre 5, perfetto, ok, e altre 5 di queste, perfetto. Tanto poi le pecore, sì, le mucche si riproducono lo stesso. Bene, come vedete per l'appunto adesso abbiamo due stalle di mucche, che una presumo che il liquame vada caricato qui e una vada ricaricato qua, quindi quello sfuso diciamo tra virgolette, volendo c'è anche questo, quindi abbiamo parecchia roba del liquame credo. Mo io l'altra volta, nello scorso gameplay, oltre al test che avevo fatto del fregnetto là, se vi ricordate ho accudito questa stalla, mentre non ho pensato quell'altra. Quindi adesso cosa facciamo? Direi che optiamo per questa, perché in teoria se io vado su tipi di... ehm, dove sta? Dove sta? Eccolo qua. Ok. Vedete che c'è stalla bianchi 1 e stalla bianchi 2. Vedete che la stalla bianchi 2 comunque è al 100%, insomma non ha bisogno, a parte un po' di insilato che comunque is no problem che faremo, perché comunque avevo messo qui, avevo preparato tutto e insomma, vabbè, comunque un po' c'è qualcosa, mentre la 1, come vedete, c'è solo il prato, quindi direi che ci occupiamo della 1, che la 1 è quella là sopra. Quindi io avevo trovato anche questa mod interessante, ragazzi, che è molto piccola per questa mappa, è molto ben dettagliata anche, che adesso andiamo a provarla. Insomma, ho tolto per sbaglio le balle che c'erano qui, non mandava di ricaricare la partita, per cui casomai le balle ovviamente le comprerò. Oppure, boh, insomma, adesso mi invento. Comunque, per dare da mangiare alle mucche sulla prima stalla, diciamo, dovete andare, almeno per dare le cose, per dare il fieno. Per dare il fieno dovete entrare qua dentro, mo dopo vi faccio vedere anche con la paglia. Dovete entrare qua dentro, mo non dico con questo macchinario, ma comunque qualsiasi altro, vediamo se me lo fa scaricare. Eccolo qua, perfetto, vedete che me lo fa scaricare pian piano lui sta scaricando. Eccolo qui. Ma questo è giusto un test, ragazzi, per farvi capire se state giocando anche voi a questa mappa, logicamente. Se magari avete difficoltà come l'ho trovato io. Vedete che il fieno piano piano sta andando su, mo ancora 0%, non capisco neanche perché, però comunque pian piano ci siamo. Vedete che piano piano sta andando su. Adesso vediamo, aspettiamo che si scarica. Eccolo lì che piano piano si sta scaricando. Eccolo qui, perfetto. Mo io adesso vado un po' avanti così almeno, ok, faccio vedere anche la paglia. Comunque bellina sta mod qui, l'ho trovata molto interessante. Piccolina, giusto per questa lavorazione. Adesso io mi compro una balla di fieno. Adesso se la trovo. Dove sta? Dove sta? Dove sta? Eccolo qua. Questo è un tutorial su come accudire, diciamo, le mucche su questa mappa. Perché comunque ho trovato difficoltà anch'io. Infatti stavo dicendo, ma come ci sono due stalle? E invece ci sono due stalle, ragazzi. Allora, dovete prendere tipo la balla di paglia, che adesso io ne compro due, tanto per, ovviamente. Attivo la super forza, giusto per farvi vedere come funziona. Allora, per chi è da PC, perché questa mappa è solo per PC, quindi a maggior ragione deve essere. Allora, in teoria, metto questo qua dentro. Anche vedete che già lui è partito. Eccolo lì, piano piano lo sta mettendo dentro. Io intanto ne approfitto per andare nel punto dove mi intendo io. Ogni tanto possiamo anche accenderlo per simulare un po'.
Eccolo qui. Voi dovete entrare qua dentro. Certo, l'animazione, cioè, certo, è un po' scomodo, no? Entrare qua perché c'è la mucca che tipo magari, tra virgolette, può uscire. Vabbè, ma è un gioco comunque. Magari se volete fare le cose un po' realistiche, tipo che ne so, vi mettete qua, fate retromarcia. Tanto in teoria basta che andate dietro un po'. Magari se volete aspettare che la mucca se ne vada, ma io per ragioni di tempo non aspetto. Ecco, vedete, con questo è molto più semplice, anche perché è piccolino. Certo, ovviamente dovete avere pazienza, star qui, caricare le balle o a mano con il muletto o comunque con la pinza telescopica, dovete star qui ovviamente a perderci tempo. Quindi abbiamo due farm, sinceramente non me ne ero reso conto, me ne sono reso conto ovviamente giocandoci, infatti ci faccio un altro screenshot, poi ovviamente casomai ne faccio uno più bello. Vedete che intanto la paglia lui se la sta prendendo, non sta dando le mucche. Infatti se adesso andiamo a vedere qui, vedete che pian piano lui sta aumentando tutto, ovviamente. Poi farò anche l'insilato, insomma, vedete che piano piano si sta riempiendo qui il livello. Insomma, questo è giusto un breve, diciamo, tra virgolette, tutorial, anche per augurarvi un buon novembre a tutti, perché presumo che questo video uscirà il 3 di novembre. Spero, mi auguro anche prima, ma penso che uscirà il 3 di novembre, perché comunque è festa, Halloween e tutto, quindi sto registrando io il 12 di novembre, di domenica, per cui lasciate un bel like per questa spiegazione. Ok, perfetto, come avete visto l'animazione lui si chiude, adesso ve lo faccio rivedere se magari non mi sono spiegato bene. Voi adesso andate qui, adesso prendete la vostra balla, perché se voi la date la balla, la date fusa, così com'è, in teoria, se dico bene, non la prende. Vedete, se io lo metto qua, lui in teoria non prende. Oddio, che mi spinge al cancello, buongiorno. Lui non prende, vedete che lui non prende paglia, non prende perché la vuole sfusa. E io anche questo stavo dicendo, ma come mai non prende? Perché la vuole sfusa, ragazzi, la vuole sfusa, sfusa, sfusa. Adesso io questa la porto su. Adesso ovviamente ne scarico un'altra, poi ovviamente vorrà anche la razione mista, ma questo casomai se volete un tutorial a parte della razione mista ve lo faccio senza problemi, che ovviamente prenderemo un altro mezzo per eventualmente farci la razione mista, perché questo ovviamente è troppo piccolino per fare la razione mista su tutte e due le stalle, è un po' piccolo. Ovviamente sono cose che magari uno non ci pensa, magari da distratto come me, che io sono molto distratto. Io ho preso questo, voi potete prendere anche qualsiasi altra cosa, vediamo se c'è qualcosa di default per fare la razione mista. Ecco, tipo voi potete prendere benissimo questo, eventualmente, che è più grande ovviamente, però non ha molto senso. Oppure questo che comunque c'è scarico, io ho preso questo che è una mod, è anche carina da vedere, insomma è più comodo. Oppure c'è anche questo di default, insomma l'altra volta avevamo provato questo che non funziona il braccio davanti, ma non so se ci saranno aggiornamenti oppure no, non lo so, ve lo dirò in caso eh, nel primo commento fissato. Ecco, adesso voi fate retromarcia per fare le cose un po' realisticotte, ne sono andate un po' avanti. Ok, e così ragazzi per tutto il resto, anche in teoria per l'insilato, che comunque l'insilato si fa con questo coso. Guardate, vedete che lui piano piano la sta scaricando, così non date fastidio alla mucca e in modo tale bloccate anche l'uscita per simulare un po', diciamo, il realismo, ecco, se volete similare, se volete farlo. Ovviamente sarebbe stato carino con un cassone, ma vabbè, ci accontentiamo anche di questo. Comunque è bellino anche questo, alla fine è piccolino, ci sta. Ovviamente poi casomai prenderemo quello grande, che così almeno facciamo come si deve. Adesso aspettiamo che lui finisca. Ovviamente ho quasi anche finito il tempo per YouTube, ragazzi, perché i tempi sono veramente tirannosauri. Farò giusto un paio di tagli qua e là, comunque dove tossisco che non è bello, marcondiro di rondello, e almeno quello è più plausibile, ecco. Insomma, questo è il quanto, ragazzi. Era giusto per farvi vedere questo tutorial, se magari volete sperimentarvi su questa mappa, oppure magari siete anche voi all'inizio e mi dite, come si fa a dar da mangiare le mucche? Ecco, vi ho spiegato che ci sono sia due farm, ragazzi, due stalle per le mucche. Infatti ho fatto bene anche a vendere le pecore che c'erano su, perché ce ne sono due, quindi bisogna dar da mangiare, eccetera, eccetera. Poi questo lo vedremo casomai più avanti, ma questo si sposta, volendo. Andiamo. Sì, si sposta il coso giallo.
vabbè, nel dubbio poi spero che si ricarichi una volta fatto. Ecco, comunque la prima stalla è al posto, ce l'abbiamo a posto ragazzi, la seconda quasi, quindi anche quello tanta roba, la prima è quasi a posto, la seconda è quasi a posto. Quindi ragazzi, niente, se avete domande ovviamente non esitate a farlo, mi raccomando condividete se volete condividere questo mini tutorial, spero che vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel like, iscrivetevi se non siete ancora iscritti, mi raccomando con la sigla alla prossima, bye bye, ciao ciao belli! All I wanna